Il mercato dell'automobile si evolve e con esso anche le sue mascotte, gli animali che lo rappresentano. È il caso del leone di Peugeot. Quando pensiamo ad un leone pensiamo al re della savana, al suo ruggito, ma con la E2008, il nuovo crossover 100% elettrico, ci è venuto più da pensare ad un gatto persiano ugualmente maestoso, ugualmente capace di scattare quando serve, con tutta l'eleganza che contraddistingue i felini, ma nella maggior parte del tempo caratterizzato da un passo felpato. Ecco l'anima del crossover elettrico che proveremo oggi grazie agli amici di Euromotor. La linea e le proporzioni della E2008 sono le stesse, condivise con le varianti termiche. Stessa storia per le dimensioni: 4,30 m di lunghezza, 1,77 m di larghezza ed 1,53 m di altezza. La principale differenza estetica che caratterizza la 2008 elettrica è la calandra verniciata nel colore della carrozzeria, purtroppo nascosta dal nero perla della nostra configurazione, optional da 700 €. Numerosi elementi orizzontali si ricongiungono ai gruppi ottici full LED a 3 graffi, con la caratteristica zanna inferiore, molto scenografica anche di giorno. La gommatura Michelin 215-55 avvolge i cerchi in lega bicolore da 18 pollici con effetto alluminio grigio scuro dalla superficie più ampia, che permette una migliore resistenza all'aria e conseguenti risparmi di energia. A parte il badge E, identificativo dell'elettrica, insieme all'oncino arricchito dall'azzurro, avrete capito che visivamente è identica e non cambia nemmeno nel posteriore, dove si ritrova la lunga fascia nera lucida che ingloba i vari a 3 elementi verticali LED ed il prominente paraurti a contrasto in nero e grigio. Sotto il portellone un baule da 434 litri dall'alta soglia di carico, come tutti i veicoli a ruote alte, ma dall'impercettibile scalino. Abbattendo il divanetto posteriore in configurazione 60-40 e adattando il piano di carico, si raggiunge una superficie perfettamente piatta. Ve li ricordate qualche anno fa i televisori 3D? Quella moda con gli occhialini? Io ricordo solo che costavano uno sproposito. Se però questo segmento di intrattenimento pare non aver sfondato a dovere, secondo noi la tridimensionalità nella sua filosofia funziona molto bene nell'abitacolo delle vetture, in particolar modo di questa Peugeot E2008. Beh, qui dentro è praticamente tutto tridimensionale rivolto verso chi guida. Il tablet sospeso da 10 pollici, la superficie concava in carbon look della plancia, la doppia fila di pulsanti per controllare l'infotainment, ma soprattutto la strumentazione digitale dietro il volante con le due bucature che lo fanno quasi sembrare, se vogliamo, un volante futuristico proveniente da un'auto protagonista di qualche film degli anni 90 e al suo interno, chiaramente, l'elemento più tridimensionale di tutti, il famoso Peugeot 3D iCockpit molto ben leggibile. I materiali all'interno sono di buona qualità, ottimi assemblaggi, parliamo di plastiche morbide nella parte alta della plancia e dei pannelli porta. I sedili, in particolar modo nella versione che stiamo provando, la GT Pack, in questo allestimento che è praticamente il top di gamma, sono rivestiti in alcantara grigio Greval abbinato al TEP nero, molto comodi e molto avvolgenti. In generale l'abitabilità della parte anteriore della Peugeot 2008 è molto buona, ho praticamente tutto sotto controllo per quanto riguarda lo spazio di movimento delle braccia, spazio e sufficienza per le gambe, per la testa. Chiaramente la vettura monta un pacco batterie sul pianale che mi fa posizionare i piedi con un angolo piuttosto acuto delle ginocchia. Per quanto concerne invece la visibilità mi aspettavo molto peggio, perché delle linee che osano in questa maniera, con ad esempio un tablet sospeso in questa posizione, ma anche questo bellissimo specchietto frameless retrovisore, mi facevano pensare a comunque una visuale occlusa. Invece, complici anche i montanti anteriori neanche troppo ingombranti, devo dire che ho tutto sotto controllo in ogni momento e a ciò contribuisce molto la dimensione generale compatta di questa vettura. Dietro invece come si sta? Qui dietro ho veramente un sacco di spazio, soprattutto per le gambe. C'è la conformazione del sedile, ma non mi serve perché ne ho a sufficienza con il sedile anteriore posizionato secondo la mia altezza di circa
1,85, quindi sia davanti che dietro siamo seduti entrambi comodi, l'ingresso a bordo è stato facile, ho molto spazio per la testa, la selleria è più piana rispetto all'avvolgenza dei sedili anteriori, ma i materiali sono gli stessi, quindi anche qui tep nero, alcantara in grigio, e un dettaglio che non hai menzionato sta nelle cuciture bicolore, perché abbiamo il verde lime che va a riprendere la fase di charge all'interno dell'infotainment e l'azzurrino che va un po' a richiamare la fase eco di utilizzo del pacco batterie. La visibilità anteriore è leggermente, diciamo, un po' nascosta, occlusa da questi grandi poggiatesta che però penso siano molto comodi. In generale comunque l'aria a bordo non manca e non mancano anche dettagli come 2 prese USB-A per ricaricare lo smartphone. A proposito della parte centrale, forse il terzo passeggero posteriore sarà leggermente stretto perché, strano, quest'auto elettrica, nonostante abbia la trazione anteriore, ha un tunnel centrale piuttosto presente. Perché questo? Perché, ragazzi, se vogliamo tanto spazio per il baule, le batterie devono pur stare da qualche parte, quindi parte del pacco batterie di ioni di litio è messo anche in questa parte. La tecnologia di bordo è praticamente protagonista nella Peugeot E2008. Al centro della plancia è il display touch dell'infotainment connesso da 10 pollici da accesso al navigatore con mappe in 3D, connettività dello smartphone, radio DAB, Bluetooth e parametri della ricarica. Il nostro consiglio è di portare sempre con voi un panno pulito perché le superfici di plancia e tunnel centrali in nero lucido sono bellissime, ma tra polvere e impronte si sporcano veramente in un attimo. Chi guida ha invece a disposizione il 3D iCockpit da 10 pollici, davvero ben leggibile grazie alla tridimensionalità simulata dei suoi elementi con un certo gioco di specchi e proiezioni. Dal volante se ne regolano le varie visualizzazioni, lasciando a chi guida la scelta tra un formato minimal, la disponibilità della cartografia o le sempre pronte informazioni relative ai flussi di energia della E2008. Tutto ciò che resta da fare è regolare correttamente la propria posizione di guida per renderlo sempre visibile dietro il volante, vista la posizione a metà strada tra un classico quadro strumenti e un head-up display. L'offerta di sicurezza della vettura infine include i LED con funzione cornering, l'hill assist, gli airbag frontali, laterali e a tendina, retrocamere e sensori a 360 gradi e, tra i vari ADAS, il Drive Assist Plus con mantenimento di corsia e cruise control adattivo con funzione di stop and go, che rallenta l'auto fino a fermarla del tutto se per esempio ci ritroviamo imbottigliati in autostrada. La E2008 non condivide solo il look con le sorelle benzina e diesel, ma anche la configurazione meccanica. La scelta del benzina comprende un 1200 da 100, 130 o 155 cavalli, mentre il 1500 gasolio viene offerto in configurazione 100 o 130 cavalli. Ma anche sotto il cofano anteriore della E2008 c'è un motore a muovere l'asse anteriore, però elettrico. Nello specifico un motore sincrono a magneti permanenti da 100 kW, equivalente di 136 cavalli, alimentato da un pacco batterie da 50 kWh di cui 47 effettivi, montato sul pianale. Peugeot dichiara un'autonomia di circa 320 km con una sola carica, ovviamente guidando in modo e velocità regolare con temperature esterne medie e senza aria condizionata. I dati registrati nel nostro test sono comunque molto vicini, un punto in più per la sincerità. Un consiglio è di tenere attiva la modalità B per la frenata rigenerativa ed utilizzare il più possibile il Drive Mode. Se in Sport la 2008 diventa reattiva scaricando a terra tutti i 260 Nm di coppia ed in Normal, silenzio a parte, si comporta come un classico SUV con il cambio automatico, in Eco le prestazioni vengono limitate, assicurando una ventina di chilometri in più di autonomia. È possibile ricaricare la E2008 tramite l'apposito sportello sul lato sinistro della vettura con un caricatore monofase da 7,4 kW o trifase da 11 o 22 kW a corrente alternata in strada o a casa, o ancora tramite la presa combo presso le colonnine Fast Charge a corrente continua. La casa dichiara tempi di ricarica tra le 5 e le 8 ore presso una colonnina pubblica, perciò abbiamo deciso di testare sul campo questo dato. Con soli 74 km di autonomia ed il 30% di carica residua delle batterie abbiamo parcheggiato la E2008 ad una colonnina NLX, impiegando 5 ore e 23 minuti per raggiungere il 99% di carica con 320 km di autonomia, rabboccando virtualmente l'auto di 35,21 kWh con una spesa finale di 14,08 €. Gli interni delle Peugeot mi colpiscono sempre perché ricordo tanti anni fa quando facevo le esercitazioni a scuola guida per prendere la patente ho iniziato proprio sulle vecchie 208 e 308 con questi volanti piccoli, compatti, piacevoli da usare, mi ricordavano quelli dei go-kart se comparati all'enorme timone navale della vecchia berlinona di famiglia anni 90 e questa filosofia del volante compatto sembra non essere cambiata nelle Peugeot di ultima generazione. Se per esempio nella 508 PSE che abbiamo testato in questo video qui in alto nelle schede tutto ciò ci è sembrato sensibilmente sottodimensionato, è invece del tutto appropriato per la 2008 anche in variante elettrica. Uno sterzo preciso
e diretto in ogni situazione, molto progressivo perché è leggero, morbido da utilizzare nelle manovre alle basse velocità e diventa più duro e più deciso alle alte percorrenze. Il comportamento dinamico della E2008 è lodevole. Certo, il peso si fa sentire perché il pacco batterie le fa raggiungere sulla bilancia circa 1500 kg, ne pesa più o meno 300 in più rispetto alla media delle declinazioni varie benzina della Peugeot 2008, ma devo dire che la presenza del pacco batterie montato sul pianale di questa Peugeot 2008, costruita tra l'altro sulla piattaforma modulare ECMP condivisa con altre auto del gruppo Stellantis, ne migliora di molto la dinamica rispetto alla media di questo segmento a ruote alte, perché annulla quasi del tutto il coricamento nelle curve più sostenute. Oltre al baricentro basso, un'altra nota positiva è la sua accelerazione. Certo, 260 Nm di coppia istantanea non sono pochi, ma contrariamente ad altre auto elettriche più brucianti provate qui sul canale nei mesi scorsi, devo dire che la E2008 mi sembra una vettura molto più a misura di automobilista medio. Cosa intendo dire? Il segmento dei crossover non è sicuramente da pista, i suoi proprietari non sono dei piloti o comunque per fortuna non si comportano da tali nella guida quotidiana, e quindi avere un'accelerazione come quella della E2008 molto modulata e quindi non bruciante, istantanea, non la trasforma sicuramente in un razzo. Permette quindi certo dei sorpassi svelti e decisi, ma pur sempre in tutta sicurezza. Ciò che è sicuramente meno modulabile è la frenata di questa vettura. Ricordiamolo, un'auto elettrica ha quasi sempre, anzi per fortuna sempre, la modalità brake, quindi la frenata rigenerativa, che permette di andare a ricaricare il pacco batterie in fase di decelerazione o frenata. Bene, la parte iniziale della corsa del pedale del freno è occupata praticamente dalla fase rigenerativa del pacco batterie. Non si può regolare nella sua intensità, non ferma completamente la E2008, ma la rallenta fino ad una velocità di circa 8 km/h, utilissima nelle fasi di traffico più intenso, penso magari al semaforo. Però poi premendo a fondo ci si rende conto di come tutta la potenza frenante sia immediatamente disponibile in maniera molto diretta quando si preme a fondo, e quindi bisogna farci un po' l'abitudine. Dopo averla messa alla prova, la domanda sorge spontanea: quanto la E2008 possa rappresentare una valida alternativa rispetto alle sue sorelle motore termico, quindi gasolio o benzina. Lo chiedo a voi, ma tenete bene a mente due fattori da considerare in combinato della Peugeot 2008 Full Electric: la sua autonomia, seppur veritiera, ma di soli 300-310 km in ciclo urbano, quindi destinati a calare nell'extraurbano, combinati con le dimensioni da crossover, quindi da vettura a ruote alte. Fatecelo sapere quindi qui sotto nei commenti. Io per ora vi ringrazio per aver visto questo video, ringrazio gli amici di Euromotor Barletta per averci dato l'opportunità di provare la E2008 per voi. Se questo test vi è piaciuto lasciateci un bel like, e come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti, perché vi ricordo che il prossimo video riguarderà un focus sull'impianto elettrico di questa vettura e le sue capacità di ricarica fatto dal nostro BART. Quindi cliccate sul campanello per ricevere le notifiche e seguiteci sul nostro sito e su tutte le piattaforme social che vi possano venire in mente digitando wedrive.tv.